Finisce qui. Allora, è Monza 1, Inter 1, il risultato finale. Secondo pareggio in 4 partite di campionato per l'Inter, che pareggia entrambe le partite in trasferta. Un pareggio che arriva all'inizio di un ciclo di partite molto importanti che ci vedrà in campo di nuovo mercoledì contro il Manchester City. Partita noiosa che si accende soltanto nel finale con i cambi, con il Monza che chiuso completamente all'indietro a protezione del pareggio stava portando a casa la partita che aveva preparato, sostanzialmente difendersi ad oltranza e cercare poi la sfangata che stava trovando con un gol di Dani Mota clamoroso al stacco di testa alla Cristiano Ronaldo sul secondo palo in testa a Pavard. Poi l'Inter nel tutto per tutto finale trova il gol con Dumfries di fatto al primo e probabilmente unico tiro in porta di una partita in cui l'Inter cambia tanto, cambia diversi interpreti all'inizio di questo ciclo e non è sembrato di vedere quella ferocia che ti aspetti da una squadra che, come ha detto lo stesso Acerbi prima della partita, ha indicato, Acerbi è stato il primo quest'anno a indicare l'obiettivo scudetto vero e proprio, ha detto chiaramente di voler puntare allo scudetto, mentre finora eravamo stati sempre più diciamo generici nel alzare l'asticella. Un Inter che nei ritmi ha risentito probabilmente dei vari cambi. Questo è secondo me un periodo che poi storicamente per l'Inter di Inzaghi è complicato, l'abbiamo detto l'altro giorno, settembre-ottobre sono periodi in cui i risultati alla mano, 2021, 2022, 2023, l'Inter ha sempre perso qualche giro e qualche occasione. Sembrava a un certo punto, Simo, che il Monza fosse un po' la tassa Sassuolo spostata sul Monza, ora che non c'è più il Sassuolo. Per come stava andando la partita mi sembrava di rivedere un po' quegli spettri lì. Alla fine il gol di Dumfries porta a casa un pareggio che per quello che si è visto è probabilmente il risultato più giusto, perché è l'Inter che comunque ha fatto il gioco, è l'Inter che ha dominato il gioco, non creando però quella mole di occasioni che ti aspetti. È un peccato, devo dire, perché con tutto il rispetto, ma io credo che il livello di questo Monza sia un livello abbastanza basso, di una squadra che anche con varie alternative in campo dovremmo battere. Leggo tante critiche ad Inzaghi per la gestione di questa partita. Che ne pensi? Ma a livello di rotazioni l'abbiamo detto, penso più o meno tutti. Quando hai Monza, Manchester City, Milan, è evidente che se devi fare delle rotazioni le fai col Monza. Parlare a posteriori dicendo che andavano messi tutti i titolari è facile, per noi che siamo in poltrona è un po' più difficile per chi deve decidere sul momento. Io credo che invece le scelte fossero giuste nel momento in cui tu devi ragionare su una partita che però fa parte di un percorso. Nel caso specifico c'è un percorso, un mini tour de force di queste prime 3 partite molto complicate. Ha inserito dei giocatori che l'anno scorso, quando hanno giocato, hanno fatto bene. Io nel prepartita ricordavo la coppia Aslani-Frattesi che ha giocato nella vittoria dell'Inter a Firenze l'anno scorso, una gara direi anche sulla carta ben più complessa di una come quella col Monza in trasferta. E come hai detto tu, secondo me, c'erano tutte le possibilità per poterla vincere anche senza avere in campo tutti i titolari, anche perché banalmente non si può fare 60 partite con tutti i titolari in campo. Cioè, delle scelte le devi prendere, lo diciamo da luglio, non è che adesso veniamo qui oggi e perché non battiamo il Monza dobbiamo rimettere in discussione tutto. Detto questo, è stata una partita non giocata bene dall'Inter, che non meritava di perdere nel momento in cui è andata sotto, non avrebbe probabilmente meritato di vincere, perché comunque non ha fatto delle cose irresistibili, partita da pareggio, dove l'Inter non ha mai, o non è mai riuscita o non ha mai voluto, o entrambe le cose, alzare il ritmo oltre alla terza marcia simbolicamente. Abbiamo giocato sempre con grande tranquillità e complice sicuramente un ottimo Monza, complice anche forse un Inter che volutamente, non volutamente, magari un minimo di testa anche ai prossimi impegni ce l'aveva già. E chiaramente non sarebbe una cosa positiva, sarebbe in parte fisiologico perché non è uno ma sono due addirittura gli impegni importanti e pesanti a livello anche mediatico e mentale. E vabbè, ci prendiamo questo punto e non dico che sia contento, ho accettato molto di più il punto di Genova, però per come è andata la partita a un certo punto ho temuto di perderla, quindi mi prendo il punto.
Sì, ci prendiamo il punto, ce lo prendiamo Simo anche su SportX Market, che questa volta, questa settimana dobbiamo annunciare anche una grande novità su Sport Exchange Market, il gioco completamente gratuito in cui, come sapete, si vincono dei premi reali con le fantazioni delle squadre e Simo c'è stato un grande annuncio. Eh sì, perché per questa nuova stagione da ora sono inclusi anche Champions League, Europa League e Conference League, come Lorenzo vi sta mostrando, quindi anche i risultati delle partite europee porteranno alla variazione delle quote. E quindi nel caso dell'Inter, se avete delle fantazioni dell'Inter, anche il risultato contro il Manchester City, non so se sia una buona o una cattiva notizia sulla carta, porterà ad una variazione del valore della quota. Scopriremo tra qualche giorno. E allora Simo, visto che poi noi siamo anche in corsa in questa classifica per entrare nella lotta per alcuni dei tanti premi che ci sono sia mensili che a fine stagione, adesso mi voglio studiare per bene qualche sorpresa sul mercato, qualcosa della Conference League, perché secondo me lì ci sono delle perle nascoste per andare a guadagnare posizioni in classifica. Quindi Sport Exchange Market è gratis, per cui se volete giocare anche voi a superarci in classifica, vi lascio il link in chat per chi ci segue in live oppure in descrizione per chi ci segue in differita. Simo, sto leggendo una marea di commenti. Allora, intanto questa è una di quelle classiche partite in cui chi non è entrato in campo è quello che ha ragione. Cioè, nel senso, Esatto. adesso mancava Bissek, mancava questo, mancava l'altro, quindi chi non è in campo chiaramente avrà ragione. Io esco rammaricato da questa partita, adesso dopo approfondiremo con più calma, però voglio dire una cosa proprio banale da tifoso. A me dispiace che non tiriamo mai in porta. Una cosa, dico proprio, le analisi tattiche le lascio a domani, ne riparleremo domani. Adesso dico, ma cavolo, ma vogliamo provare a tirare in porta, come dico sempre durante la diretta? Cioè, adesso noi stiamo leggendo già dei commenti, ecco il Napoli in fuga, ecco gli altri che partono. Il Napoli è a 9 punti con 3 vittorie dopo aver preso 3 pere dal Verona alla prima e si gridava già al Napoli scomparso. Oggi è addirittura Napoli in fuga. Il Napoli è primo con 9 punti, noi siamo ad 8 a pari punti con la grande Juventus che dopo le prime 2 partite mi dicevano non avremmo mai visto perché era ingiocabile per noi. Siamo lì. E il Napoli oggi fa una partita con il Cagliari, che era molto bloccata, come era la nostra partita, come la sblocca, con un'azione che porta a un tiro di Di Lorenzo, che era anche molto debole, col mancino, tra l'altro, che non è il suo piede, e il tiro viene deviato da Yerry Mina e finisce in gol. Si sblocca la partita e da lì il Napoli asfalta l'avversario. Anche qui, ragazzi, la differenza tra i risultati molto ampi come il 4-0 e un pareggio è un dettaglio, perché una volta che riesci a sbloccare una gara di questo tipo, poi farne 4 è un attimo, quindi ricordiamoci sempre anche questo. E noi nel primo tempo abbiamo avuto tante volte l'occasione di andare al tiro e invece si andava sempre sull'esterno, sempre quella classica giocata. Una giocata che il Monza ha letto benissimo, anche qua i complimenti comunque al Monza vanno fatti perché dal loro punto di vista hanno fatto la loro partita, difesa ad oltranza, una difesa che leggeva benissimo uno dei nostri punti di forza. Il nostro punto di forza è quello scambio che non avendo dribblatori noi andiamo con palla avanti, scarico e inserimento e loro quelle letture lì le hanno fatte benissimo, tant'è che il primo tempo sulla fascia destra ci hanno intercettato più e più volte il pallone e anche sulla sinistra. Sulla sinistra però c'è stato Di Marco per me migliore in campo e le cose sono andate meglio. E difesa ad oltranza, blocco centrale basso, rifornimenti tagliati completamente ai due attaccanti che hanno provato a muoversi ma non hanno ricevuto praticamente palloni giocabili e poi provavano a ripartire nel primo tempo molto poco, nel secondo hanno pescato il jolly, hanno sbloccato la partita. Quindi loro bravi. Noi abbiamo avuto anche le possibilità di andare al tiro, eppure non lo proviamo mai. E il Napoli oggi ci ha sbloccato la partita, noi no, e io per questo rosico. Tant'è che oggi a me Mkhitaryan non è piaciuto, per esempio. A Zielinski ho visto provare a fare delle cose diverse, cioè Mkhitaryan il primo stop che fa è sempre orientato a scaricare sulla fascia. Zielinski l'ho visto entrare sempre orientato a portarsi verso il centro del campo in modo anche da poter eventualmente scaricare il destro. Non lo abbiamo ancora fatto, però è un'attitudine che mi è piaciuta, come mi è piaciuta l'attitudine con cui è entrato all'inizio Taremi e ti dirò di più, a un certo punto pure Correa delle cose giuste le ha fatte.
Ma a livello di attitudine hai detto questa parola, mi pare che più o meno tutti i giocatori entrati a gara in corsa abbiano fatto bene. Io ho notato anche nel finale quella cosa che quando finisce 1-1 in casa del Monza non hai tempo di notare perché devi vomitare l'odio e la rabbia verso di tutti, però in quelle 2 o 3 situazioni in cui l'Inter si era sbilanciata molto avanti e il Monza poteva provare a ripartire, i primi che rincorrevano erano Correa, Arnautovic e Dumfries, per esempio, freschi, quindi era il minimo, però sono comunque giocatori anche abbastanza chiacchierati e secondo me fa piacere che ci sia anche questo apporto. Sul discorso dei tiri sono perfettamente d'accordo e non è un caso che Zielinski sia uno di quelli che ti dà una sensazione diversa, perché l'Inter non tira perché è costruita così, cioè si è mentalmente focalizzata su quel suo gioco che è meraviglioso e che non cambierei con nulla al mondo, ma proprio perché funziona molto bene questo andare quasi in porta col pallone e questo gioco nel quale il tiro da fuori non è la prima opzione, non è un caso che Mkhitaryan, anche per altri motivi chiaramente, però è orientato soprattutto allo scarico esterno con Di Marco che spesso poi riceve e mette in mezzo il cross, Zielinski che arriva da un altro calcio perché è con noi da 3 mesi è orientato al tiro in porta che faceva molto di più a Napoli, non è una banalità secondo me. Poi c'è chi per esempio Frattesi di natura è un giocatore che va quando è lì prova a tirare anche magari in maniera un po' confusionaria. Su questo possiamo migliorare senza dubbio, perché comunque abbiamo anche giocatori che hanno qualità, anche lo stesso Taremi per esempio, secondo me può essere un fattore da questo punto di vista. E niente, ecco, il rammarico che resta a me oltre a questo più che altro è che non ho capito per quale ragione non ci siano mai stati anche solo 15 minuti di Inter col fuoco dentro. Tu durante la cronaca mi citavi i primi 10 minuti, dove è vero l'Inter ha un paio di situazioni, però mi sembravano abbastanza episodiche, cioè non erano le azioni, le situazioni di quelle partite in cui Con l'Inter ha quella foga. forte, esatto. E io ripeto, non so se sia una questione fisica, una questione mentale, una questione banalmente di una squadra che ti sei trovato davanti che ha fatto molto bene, che tutti ogni volta ignorano, ma comunque l'avversario ce l'hai e lo devi considerare. Se devo trovare una cosa che appunto mi spiace è questa, perché poi adesso non per mancare di rispetto al Monza, però tante volte l'Inter ci ha dimostrato che possono bastarle anche solo 10-15 minuti per fare 2 gol e mettere in ghiaccio le partite. Oggi non li ho neanche visti e allora dico, l'avessimo fatto saremmo a commentare un 1-1 o magari un risultato diverso e quindi questo si traduce in un mio rammarico. Però io dico anche, Simo, che comunque, cioè, quando in campo c'è una sola squadra che vuole giocare la partita e l'altra rinuncia totalmente, comunque non è semplice. Cioè, adesso leggo tanti discorsi. È un pareggio che, per come si è messa la partita, è una di quelle partite che o la vinci sporca o vincerla col gioco non è così semplice come in tanti dicono. Mi viene, ecco, da pensare che si invoca tanto il turnover, forse come dicevo prima di questa partita, il turnover sì, ma c'è turnover e turnover. Forse cambiare 2 terzi di centrocampo con un Mkhitaryan che è apparso appannato ti fa perdere qualche giro lì in mezzo, probabilmente. Ma anche lì io leggo delle critiche ad Aslani. Aslani è un giocatore che si dice tanto dobbiamo puntare sui giovani, prendiamo i giovani, siamo troppo vecchi, poi è un giocatore classe 2002 in un ruolo complicatissimo e già oggi viene smontato. Per me oggi, per esempio, Aslani ha fatto vedere che è un giocatore che ha bisogno di tempo per giocare. Non mi ha esaltato come prestazione, assolutamente no, però è cresciuto secondo me alla distanza e soprattutto l'ho visto crescere soprattutto in fase di interdizione, che era una delle cose che dicevamo si doveva anche andare a migliorare. Quindi per me ha dimostrato che ha bisogno di giocare. Poi in un contesto di centrocampo totalmente ribaltato, ecco che chiaramente delle difficoltà in più ce le hai. Con Frattesi hai perso ancora qualcosina in termini di costruzione, ma comunque delle occasioni lui le ha avute e le ha anche generate. Io non trovo, dal mio punto di vista, delle colpe nei singoli in questa partita qua. È mancato forse proprio un po' di atteggiamento complessivo. Certo che se finisci la partita con Arnautovic, Correa, Taremi,
qualcosa comunque non è andato benissimo nella gestione della gara, ecco. E su questo io in cronaca ho detto che infatti mi sarei aspettato e avrei preferito già dall'inizio uno dei due tra Lautaro e Thuram in panchina, in modo tale da risparmiargli buona parte della gara ed eventualmente, come poi è stato, averlo a disposizione per gli ultimi minuti, senza dover chiudere, come hai detto, con Arnautovic e Correa. Detto questo, se c'è una cosa che io proprio non capisco e non accetto, sono le critiche alle rotazioni a posteriori. Cioè, o fin dall'inizio uno mi dice io avrei messo i titolari, e ok, non sono d'accordo, ma ok, però non possiamo, ripeto, in anticipo dire no, bisogna fare le rotazioni perché poi voglio stravincere il derby e provarci col City, e se poi non batti il Monza dire no, non andavano fatte le rotazioni. Cioè bisogna mettersi d'accordo, altrimenti questa non è analisi, questa è parlare a posteriori, ma serve a poco. Io credo che l'Inter certamente se mette Aslani e non Ciala, Frattesi e non Barella, Arnautovic e non Thuram, certamente perdi qualcosa, ma ci mancherebbe pure. Non siamo il Manchester City, appunto. Però ci sono delle partite che anche con questi, se le giochi da Inter, le vinci. L'anno scorso, ripeto, Fiorentina-Inter, giocano Aslani e Frattesi e l'Inter vince. Cioè, quindi il discorso è che le stagioni sono lunghe, le partite sono tante, quindi secondo me è giusto, per come la vedo io, nel mio approccio è giusto che in alcune gare ci si assuma un minimo di rischio in più con queste scelte, consapevole che le possibilità di vincere queste partite calino un pochino. Però se c'hai il City e il Milan, raga, devi far così. Non è che puoi fare che a Monza, se no, ma anche perché poi l'anno scorso, quando l'Inter affronta la Salernitana e stravince 4-0, ci sono quelli che dicono ecco, hai messo tutti i titolari con la Salernitana e poi hai fatto fatica con l'Atletico. E allora? Cioè, mettiamoci d'accordo. Io tra le due situazioni preferisco 100 volte fare le rotazioni, anche se in anticipo, contro la squadra sulla carta meno forte. Poi, come dico sempre, bisogna anche fare pace col concetto che nel calcio si può anche non vincere. Esatto. Come anche in altri sport, ma a maggior ragione nel calcio, laddove Dani Mota ti fa un gol, come ha detto Lorenzo, alla Cristiano Ronaldo, con un colpo di testa meraviglioso, che probabilmente con tutto il bene se riprova 100 volte non gli esce. Però nel calcio funziona anche così. Se non ci piace, o cambiamo sport o facciamo pace anche con questa idea, per come la vedo io. Io, Simo, per chiudere, dico, mi prendo intanto la reazione comunque, l'essere riusciti a pareggiare una situazione di svantaggio, una partita difficile, potevi abbatterti dopo il gol preso per l'1-0 e invece comunque riesci a tirar fuori il pareggio, avere un minimo di reazione nel finale, un minimo di reazione, ma qualcosa c'è stato. Ti porti a casa un punto che comunque male non fa in questo turno di campionato in cui comunque tieni il passo della Juventus, resti lì sotto di un punto dal Napoli, resti davanti al Milan, la prossima c'è il derby, c'è Juve-Napoli, quindi già la prossima settimana in base ai risultati potremmo anche essere qui a discutere di tutta un'altra classifica, visto che ci sono questi doppi scontri diretti in programma. E mi porto a casa un Di Marco migliore in campo, che mi è sembrato veramente il giocatore di spessore maggiore in questa partita, e queste sono e mi è piaciuto anche De Vrij, devo dire, mi ha dato delle buone sensazioni in un duello con Djuric che poteva essere complicato. Ringrazio EC che ci dice dovevamo fare di più, testa alla prossima. Grazie EC per il grande supporto con la super chat. Grazie al nostro Franco Marelli che dice peccato Napoli primo, attenzione andiamo a Manchester con un Lukaku e un Alvarez meno e un Thuram di più, forza ragazzi. Grande Franco, grazie davvero di cuore per il grande supporto, grazie EC. Simo, io chiuderei qui la clip. Sì, no, solo proprio un flash rapidissimo sul discorso anche delle rotazioni. Vedevo in chat alcuni dicono col City non andremo di certo a vincere. Io ho messo già in conto che col City non si vinca, però mi ricordo l'anno scorso Benfica-Inter, gara completamente inutile, l'Inter fa con le riserve, piglia 3 pere dal Benfica nel primo tempo e ci sono persone che comprensibilmente, tra virgolette, chiedono la testa di mezza squadra e del mister. Quindi, cioè, anche qui col City andremo coi titolari perché il Manchester City, perché la Champions League sono partite dove non puoi, scusate il termine, cazzeggiare come faceva la Lazio di Sarri ogni tanto perché non le andava di giocare le coppe europee, e devi fare questo, anche perché se non fai così e vai con questa formazione a Manchester ne prendi 6 e poi hai voglia di dire vabbè ma tanto anche coi titolari avrei perso. Non siamo tutti così filosofi in quel momento lì e lo sapete bene, quindi si devono fare i conti in anticipo, non dopo.
Dumfries titolare però, come dicevamo la settimana scorsa a Manchester, Dumfries immagino titolare, maglia simile arancione, simile olandese e Dumfries si sblocca con il gol. E Carlos Augusto sì, ha fatto molto bene Carlos Augusto, sono d'accordo con i commenti, non a caso infatti come si alza Carlos Augusto arriva anche il gol, ma ha fatto già partendo da dietro comunque molto spesso si sganciava. Ribadisco che a me dispiace molto vedere Carlos Augusto confinato a fare il terzo dietro, io lo vedrei molto meglio da quinto per cambiare anche caratteristiche rispetto a Di Marco. Chiudiamo qui, ragazzi. Iscrizione al canale se non l'avete ancora fatto e vi aspettiamo su passioninter.club. Mi raccomando.